Buongiorno e benvenuti video tutorial su come realizzare la collana a bracci colorati. E questa qui che vedete, io nel video precedente vi ho fatto vedere solamente come realizzare gli orecchini, questi qua, e praticamente come realizzare il modulino a bracci colorati. Invece la collana, che è questa qui, è realizzata con un modulino completo degli abbracci colorati, cioè uniti, e altri 4 che sono non uniti. Vi lascerò il link per chi non lo sa, il link del tutorial di questi modulini, ma anche come vengono uniti tra di loro. Per realizzare questa collana, in più dei materiali necessari che si utilizzano per realizzare i modulini, ne abbiamo bisogno di 2 cipollotti da 6x4. Allora, eccoli qua, cipollotti 6x4, delle 11,0 e biconno da 3 millimetri. Allora, ho realizzato in queste colorazioni il modulino unito e gli altri 4, e adesso vi farò vedere come unirli tra di loro per realizzare la collana. Intanto dobbiamo prendere ago e filo, un filo da 0,20, perché si farà anche la collanina, e partirete, lo inserite da qualche parte tipo qui, per poi uscire da questa 11. E poi faccio vedere, entriamo in queste 11, dopodiché facciamo un nodino così allora, come dicevo, bisogna fare un nodino in questa maniera, per rinforzare il tutto, entrate nel cipolotto finché usciamo dalla 11 che si trova sopra il cipolotto. In questo modo. Allora, adesso dobbiamo prendere il modulino di sinistra, questo qui. Allora la metto qua, così si veda. Allora dobbiamo inserire questo qui. Se avete notato, io non ho inserito in questi modulini il cioppolotto finale, perché mi piace, e l'ho inseriti, mi piace che pendessero, li metto in questa maniera. Però se a voi piace come in quello originale va benissimo. Allora come dicevo, dobbiamo inserire questo modulino, e allora da qui, usciti da questa 11, ci uniamo con questa 11 in questo modo, e tirate bene. Adesso prendiamo una 11,0
prendiamo l'altro modulino che sia posizionato in questa maniera e ci colleghiamo con questa 11. E tirate bene. Eccoli qua. Da qui rientriamo nella 11 da cui siamo partiti, nella 11 di base. Rientriamo nella 11 e anche nel cipolotto. E tirate bene. Ed ecco che abbiamo già inserito questi due. Adesso, usciti da questo cipolotto, dobbiamo prendere 2 11 0, il cipolotto da 6 per 4, il modulino che dobbiamo inserire sopra in questo modo, prendiamo altre due 11 e con questa sequenza ci uniamo a questo cipolotto. Così. Da qui andiamo avanti finché usciamo dal secondo bicono. Finché usciamo dal secondo bicono. E allora, quando usciamo da questo secondo bicono, prendiamo una 11, bicono da 3, un'altra 11, un altro bicono da 3 e un'altra 11. In questo modo. E adesso da qui partiamo a inserire la collanina e bisogna inserire i cipolotti oppure perle, quello che preferite aggiungere, o se no, se non volete aggiungere cipolotti oppure perline ma inserire una catenina di metallica, insomma, continuate qui con un altro bicono 11 0 bicono e vi agganciate qui con il secondo bicono partendo da qui e da qui vi agganciate con la catenina che preferite. Io adesso inserirò i cipolotti perché a me piace così con i cipolotti e inserirò finché arrivo alla misura che desidero, dopodiché vi farò vedere. E allora guardate, ho inserito la misura desiderata. Qui il finale ho inserito delle 11 0 in questo modo e come bottoncino, diciamo come chiusura, scelgo un cipolotto da 6 per 4
mi prendo un'altra 11, dopodiché torno tra tutte le perline, torno indietro tra tutte finché arriviamo a uscire da questa 11. Allora, usciti da questa 11, prendiamo un altro bicono da 3, un'altra 11, un altro bicono, un'altra 11 e ci colleghiamo con questo bicono. Dopodiché nascondiamo il filo e prendiamo un altro filo sufficiente per realizzare l'altra parte. Allora, così prendiamo un altro filo perché dobbiamo realizzare questa parte ed ecco l'altro filo. Per realizzare la parte di destra dobbiamo entrare a avviare un filo da questa parte. Entrate nelle 11, facciamo un nodino, entriamo in questo cipolotto, nel cipolotto successivo nella 11 che si trova qui in mezzo, io giro un po' così, in questa 11 e adesso in questo cipolotto rigiriamo il lavoro eccoci qua. Adesso dobbiamo prendere 2 11, il cipolotto da 6x4, altre 2 11, prendiamo l'altro modulino e ci colleghiamo con il secondo cipolotto. Come abbiamo fatto con quello di sinistra e tirate bene in questo modo. Adesso andiamo avanti finché usciamo dal secondo bicono. E anche qui prendiamo una 11, bicono 11, bicono 11, dopodiché dobbiamo inserire i cipollotti per realizzare la collanina. A dopo. Allora guardate, ho inserito i
cipolotti e qui il finale dovrete inserire più 11 0 perché dobbiamo realizzare l'asolina come chiusura per il cipolotto in questo modo. Allora da qui entro nelle 11 formata l'asolina, dopodiché torno indietro da tutte come dall'altra parte finché si esce da questa 11. Adesso arrivati a questo punto dobbiamo prendere gli altri due bicono alternati delle 11 e ci colleghiamo con questo bicono, il secondo. Eccoli qua. Adesso c'è rimasta un'ultima parte da fare ed è unire questi due punti. Allora, se avete ancora filo, andiamo avanti qui finché usciamo da queste due 11. Vi farò vedere dopo. Allora, come dicevo, adesso uscite qui, vedete, alla metà di queste 11 e senza prendere niente sul lago ci colleghiamo con queste due 11 ed entriamo anche nel cipolotto in questo modo. Da qui andiamo avanti, entriamo nell'altro cipolotto, tirate bene, nella 11 nei cipolotti e nelle due 11 0. E da qui ci colleghiamo con la terza 11 e tirate bene, eccolo, tirate bene. Adesso nascondete il filo ed è finita la collana. Ed eccola finita, mi piace tantissimo. Ho inserito anche i cipollottini, come dicevo prima, mi piacciono che siano mobili. Questa è l'altra, è la prima che ho realizzata e l'ho tenuta per me perché i colori sono veramente fantastici e anche questa mi piace altrettanto. Spero tanto piace anche a voi e che la realizzerete in tantissimo. So che l'aspettate un bel po' di voi e ci vediamo presto. Ciao!